Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a realizzare questo circuito che rileva la temperatura. Impostiamo una soglia, sotto quella soglia non lampeggia e non suona. Appena la temperatura sale sopra quella soglia troviamo il LED che lampeggia e un buzzer che emette un suono. Per rilevare la temperatura utilizzeremo questo sensore NTC. Questo che ho io è da 5K. Come funziona? Quando la temperatura aumenta, il suo valore ohmico diminuisce. Quando la temperatura scende, il suo valore ohmico sale. Andiamo sul banco e andiamo a vedere come funziona. Ho messo un NTC su una breadboard e ho collegato i due cavi del tester. A temperatura ambiente troviamo 4,2K, 4200 ohm. Proviamo a scaldare il sensore e vediamo se il valore ohmico scende. Ho qui un accendino, proviamo a avvicinare senza farlo squagliare tutto. Come potete vedere, il valore ohmico diminuisce. Togliamo, piano piano torna al suo valore standard, cioè il valore della temperatura che ho in questa stanza adesso. Proviamo questa volta a raffreddare. Userò un refrigerante a meno 40 gradi, gli darò una spruzzatina senza esagerare. Dovrebbe salire il valore ohmico a quasi 100K. Ok, provo, spruzzo un po'. Vedete? La temperatura, ho dato una spruzzatina, è andato molto alta. Ok, piano piano torna al suo valore iniziale. Questo è lo schema allarme per temperatura basato su un NTC e un NE555. Allora, l'alimentazione di tutto il circuito avviene con 12 volt. Sulla sinistra troviamo un partitore di resistenze con questo R1, RV2 che è un potenziometro e il nostro NTC da 5K. Con il nostro potenziometro possiamo variare la soglia di temperatura, quindi di resistenza, che pilota il BC337, la base del nostro transistor. Qua possiamo notare, qua troviamo un transistor NPN e qua un PNP. La base è collegato a questa resistenza da un K a più 12 volt. Questo transistor si attiva solamente quando sulla base viene collegato al negativo. Quindi quando la soglia supera e polarizza la base del BC337, chiude e quindi permette alla base di Q1 di andare in conduzione e quindi di far passare la tensione sul nostro NE555. Questo è impostato in modalità a stabile. Con queste resistenze, il potenziometro e i condensatori riusciamo ad avere un lampeggio intorno a 1 Hz, poi spostando il valore di questo potenziometro meno o più veloce, e sempre all'uscita 3 è collegato anche un buzzer che emette un suono. Ok, questo è tutto il circuito. Per prima cosa andiamo a realizzare questa parte e poi quest'altra parte. Ho posizionato il potenziometro da 1 megaohm sulla breadboard. Andiamo a inserire una resistenza da 120K, marrone, rosso, giallo.
quindi dal positivo ho un pin del potenziometro. Colleghiamo il pin 2 e 3 insieme del potenziometro. Sul 3, come da schema, inseriamo il nostro NTC, l'altro capo al negativo. Mettiamo il nostro 337, andiamolo a mettere così di lato. Vi ricordo, troviamo collettore, base ed emettitore. Prendiamo il filo dalla base, andiamo a portare al pin 1, quindi qua, del potenziometro. L'emettitore mettiamo direttamente a negativo. Sul collettore inseriamo una resistenza da 1 K che va al positivo. Inseriamo anche il nostro PC327 ed è un PNP, mettiamo qua così. Inseriamo il pin 3, l'emettitore al positivo, la base mettiamo da qua, va al collettore del 337. Il pin 1, il collettore, lo andrò a collegare al positivo della breadboard inferiore, così da avere riferimento, come potete vedere dallo schema, per collegare tutto il nostro NE555 e il LED e la resistenza. Mettiamo il potenziometro RV3 da 100K, andiamo a metterlo qui. Prendo la resistenza da 10K, lo metto dal positivo, quindi dall'uscita del collettore, al pin 1. Il pin 2 e 3 del potenziometro vado a mettere un ponticello, inserisco anche la resistenza da 1K, sto seguendo lo schema. Infine vado a mettere un condensatore da 10 microfarad tra l'uscita della resistenza da 1K e il negativo. Metto il mio NE555, metto così. Vi ricordo che il pin 1 è contrassegnato, quindi 1, 2, 3, 4, poi troviamo il 5, 6, 7 e l'8. Vado a collegare il pin 8 al positivo, quindi all'uscita del collettore del transistor 327. Collego anche il pin 4, così. Pin 2 e 6 colleghiamo insieme, 2, 4, 5 e 6, quindi dal 6 e 2 va la resistenza e il condensatore, positivo del condensatore, da 10 microfarad. Pin 5 vado a inserire una resistenza da 0,01 microfarad, ho qui questo ceramico a disco con sopra la sigla 103, quindi pin 5 al negativo. Collego anche il pin 1 al negativo, un altro filo dalla resistenza 10K al pin, mettiamolo qui, al pin 7. Prendiamo l'uscita dal pin 3 del nostro NE555, andiamo a portarlo qui, ci colleghiamo il nostro diodo LED, mettiamo il catodo, quindi mettiamo così, e dall'anodo portiamo una resistenza
portiamo al positivo che esce dal collettore, quindi giù. Proviamo a alimentare il circuito. Allora collego 12 volt sul positivo e il GND sul negativo. Il nostro ETC qui, facciamogli un po' di spazio. Proviamo a dare alimentazione, vediamo se funziona. Sì, almeno lampeggia. Come potete vedere troviamo il lampeggio del nostro NE555. Con questo potenziometro RV3 possiamo cambiare la frequenza del lampeggio. Andiamo a vedere. Sì, così lampeggia più velocemente, così più lentamente. Perfetto. Invece con RV2 dovremmo cambiare la soglia della temperatura. Provo a girare, si dovrebbe spegnere. Infatti qua si è spento. Proviamo a scaldare il nostro sensore, ci metto le mani, si dovrebbe accendere. Non si accende. Proviamo a raffreddare. Lo prendo una bomboletta spray refrigerante, provo a dare uno spruzzo così da far salire non va, ecco qua, e infatti è salito il valore ohmico, quindi è sceso la temperatura, il LED lampeggia, ma a noi interessa il funzionamento all'incontrario. Intanto aspettiamo, ecco qua, è ritornata la temperatura normale e quindi si è spento. Ok, proviamo a risolvere il senso della temperatura, quindi si dovrebbe accendere quando sale la temperatura. Aggiornamento sul circuito. Ho messo il sensore NTC sulla tensione positiva per far sì che una volta che si scalda si accende il diodo LED e il buzzer. Per adesso ho messo solo il diodo LED, ma come potete vedere in foto ho bruciato 4 transistor e anche il sensore NTC. Allora ho rifatto tutto il circuito, adesso solo la parte che regola la temperatura. Ho messo sulla adesso mi metto lo schermo su schermo il circuito. Allora troviamo un'esistenza da 10k, troviamo il sensore NTC, ho cambiato il sensore, ne ho messo un altro, questo qua potete vedere che ho in mano, è da 100k, quindi diciamo è più affidabile. Quello mi sembrava un po' troppo, possiamo dirlo, un giocattolo, e ho messo un potenziometro da 100k, ho messo un transistor come potete vedere da un BC337 e ci ho messo un LED e regolando pare che funzioni. Adesso vi faccio vedere il funzionamento e poi andiamo a collegare al resto del circuito. Questo è il circuito montato, andiamo a dar tensione, tutto spento, non fate caso a questa parte, facciamo solo questa parte, regoliamo il potenziometro in modo tale che il LED si accende. Ecco qua, si è acceso, mettiamolo così, l'abbiamo regolato, adesso non so la temperatura, ma quasi alla soglia di accensione. Vado a scaldare, prendo un phon, si dovrebbe accendere il LED, scaldiamolo, come vedete il LED si sta accendendo.
quindi funziona perfettamente. Spengo e il LED si spegne. Quindi il sensore con questo circuito va perfetto. Adesso adattiamolo al nostro NE55 che in modalità stabile fa lampeggiare il LED. Adesso ho adattato il circuito qui realizzato, ho tolto il LED e ho collegato il collettore sul segnale positivo che va sul nostro NE555 per farlo lampeggiare. Andiamo a vedere se funziona. Ho ricollegato il BC327, il collettore va sul ramo positivo che alimenta il nostro NE555, ho lasciato il LED, per adesso il buzzer non ce lo metto, e ho messo la base che va sul collettore del BC337 insieme alla resistenza da 1K. In questo potenziometro quindi regoliamo la temperatura, con questo regoliamo il lampeggio del LED. Proviamo a dar tensione, detto bene, alimento a 12 volt. Ok, ho acceso l'alimentazione, regoliamo il potenziometro in modo tale da far accendere il LED. Ecco qua, si è acceso, facciamolo spegnere. Ok, adesso prendo la sonda, il sensore, e vado a scaldare col mio asciugacapelli. Quindi salendo a temperatura dovrebbe lampeggiare il LED, e difatti lampeggia. Spengo, la temperatura dovrebbe scendere e il LED dovrebbe spegnere. Ecco qua, rimane acceso, la temperatura sta scendendo e il LED si è spento. Possiamo regolare la frequenza del lampeggio, lo accendiamo il LED e qua andiamo a regolare il lampeggio. Così è di meno, facciamo intorno a 1 Hz, così perfetto. Mettiamo che si spegne, così, la soglia minima, ok. Andiamo a scaldare il nostro sensore e abbiamo un lampeggio di 1 Hz. Spegniamo, dovrebbe spegnere perché la temperatura scende. Questo sensore che ho messo è un sensore 100K, quindi ecco qua, ho 100K intorno ai 25 gradi, quindi adesso sto intorno agli 80K, quindi 30 gradi, e più aumenta più scende la resistenza ohmica, perché questo è un NTC. Siamo giunti alla fine del video, questo è il circuito finale. Purtroppo ho dovuto fare alcune modifiche perché ho fatto purtroppo non stavo riprendendo, mi si sono saltati 4 transistor e avevo quasi trovato la soluzione, e ha preso fuoco anche l'NTC. Quindi ho cambiato quel sensore, ho messo un altro sensore con un valore ohmico più alto, quindi legge una temperatura più stabile,
e niente, adesso pare che funziona tutto perfettamente. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.